Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per la primavera. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche per questa primavera 2022. L'appeso. Cari amici del Sagittario, è un periodo di riflessione probabilmente per qualcuno. Si parla di quello che è un momento dove diciamo così, si cerca di avere un altro tipo di visione, anche se vogliamo, di quello che è la vostra realtà, okay, sento che comunque si parla di quello che è un periodo, se vogliamo, anche di introspezione, perché comunque la carta dell'appeso parla di quello che è l'osservare, il guardare, il valutare, la situazione o la relazione da un altro punto di vista proprio, okay, quindi andiamo a vedere nello specifico perché c'è questo appeso qui per voi. Allora, partiamo subito con un fante di spade al contrario, un fante di, pentacoli, un 2 di bastoni al contrario, un 7 di pentacoli. 7 di pentacoli più o meno è la stessa energia dell'appeso, più o meno, diciamo che esprimono un'energia statica entrambe, un'energia di attesa. Allora, partiamo con un fante di spade al contrario. I fanti normalmente potrebbero far riferimento ai figli per qualcuno o semplicemente a un qualche tipo di energia, se vogliamo, un po' così, immatura, okay? Per certi versi sento che manca quello che potrebbe essere una sorta di intenzione da parte di questo fante, se vogliamo. Ehm È come se ci fosse, wow, re di coppe, 2 di coppe e 4 di bastoni. È come se ci fosse un qualche tipo di, come vi posso dire? Perché il fatto di spade rappresenta molte volte un'energia, impulsiva. Okay, che però è immatura. E questa energia impulsiva normalmente è una di quelle energie che va dritte verso l'obiettivo senza star tanto lì a guardare per il sottile le energie circostanti. Però poi abbiamo anche questo fante di pentacoli. Il fante di pentacoli mi fa pensare a qualcuno che allora, se fosse una persona potrebbe essere che è una persona molto centrata su se stessa, okay, potreste essere voi come potrebbe essere l'altro o l'altra. O in questo caso magari se fosse per esempio un lavoro, potrebbe essere che c'è una forte energia, diciamo, concentrata su quello che è questo tipo di situazione. Quello che vedo con il 2 di bastoni e al contrario il 7 di pentacoli è che per certi versi, nonostante tutto il lavoro che stiate facendo, nonostante tutto quello che per qualcuno mi parlano di, manifestazione, quindi potrebbe essere che stiate cercando di manifestare un qualche tipo di situazione, di lavoro o di persona e nonostante tutto il lavoro che stiate facendo, non si vedano fondamentalmente quelli che sono dei reali passi in avanti, perlomeno diciamo per quello che è l'inizio di questo periodo primaverile, okay? Ma ad aprile abbiamo questo fantastico re di coppe, un 2 di coppe, un 4 di bastoni, quindi voglio dire, se non aveste nessuno, il re di coppe potrebbe essere proprio la persona che entra nella vostra vita, se avete già qualcuno potrebbe rappresentare il vostro o la vostra partner, okay? Sento che nel periodo di aprile ci sarà, beh, è un bellissimo periodo se ve lo devo dire tutta, sento che c'è una forte connessione di sentimenti, avete un 2 di coppe, quindi parla proprio di quello che è un'unione felice, perché c'è anche il 4 di bastoni, parla di quello che è una sorta di innamoramento, parla di quello che se fosse per esempio una stesa che per voi risuoni come lavoro, parla proprio di questo compromesso e della firma di un contratto. Il 4 di bastoni, come dicevo, parla della firma dei contratti, parla di quello che è, un qualche tipo di felicità, se vogliamo, okay, un qualche tipo di stabilità.
che si arriva a trovare, okay. Abbiamo poi un 6 di spade, andava già troppo bene. Abbiamo poi un 6 di spade, il diavolo e il 2 di spade. Allora, per certi versi qualcuno qua si deve allontanare. Scusate. Potrebbero essere da delle credenze limitanti, da un qualche tipo di pensiero o da un qualche tipo di, situazione. Potrebbe anche essere che, questo re di coppe, come io l'ho visto così fantasticamente, il vostro partner o la vostra partner, potrebbe anche essere che sì, è vero, magari ad aprile la relazione è bellissima, è idilliaca, magari andate anche a convivere insieme, ma occhio perché con il 6 di spade si parla di quello che è uno spostamento, di que se guardate la figura ha in mano una valigia, quindi si parla proprio di qualcuno che lascia un qualche tipo di posto. Con il diavolo, il 2 di spade, la giustizia, adesso vediamo che altra carta mi danno, sento che potrebbe esserci una sorta di tossicità in questo tipo di relazione, in questo tipo di situazione, okay? Infatti vi sento con molta confusione mentale per quello che riguarda il 2 di spade e poi alla fine della lettura avete la giustizia e la regina di spade al contrario. C'è qualche cosa che non è in quadro, non è in la giustizia arriva per tagliare, arriva per far chiarezza e per portare equilibrio, okay, e qui siete in una fase di confusione mentale. Io sento che avete tanti dubbi, probabilmente inerente a questo tipo di spostamento o questo tipo di persona, okay, perché, potrebbe anche essere che questo re di coppe si presenti come una persona idilliaca e che poi in realtà non lo sia tanto, ehm, ma, diciamo così, racchiude un qualche tipo di energia tossica. Quello che si sento è che nonostante ci sia la giustizia qui che cerca di tagliare, cerca di portare chiarezza, alla fine del periodo, avendo questa regina di spade al contrario, sento che per molti, ci sarà una sorta di perdita di potere personale, se vogliamo, okay, o meglio perdita di potere mentale, perché la regina di spade normalmente parla proprio di, una persona che pianifica, che organizza, è una persona razionale, molto logica, ed essendo al contrario sento che questo tipo di chiarezza, se vogliamo, mentale non c'è, ed è un po' per quello probabilmente che c'è la carta dell'appeso. Sarete in una fase di riflessione, sarete in una fase di valutazione, perché comunque qui, è un po' come se non vedeste un futuro. Adesso io non lo so se, tipo i 2 fanti potrebbero essere, un come vi posso dire, un lato del carattere di questo re di coppe, o se sono 2 persone completamente diverse, perché comunque il re di coppe, può anche far riferimento a quello che è una persona, diciamo, di una certa come vi posso dire, un certo ceto, culturale, nel senso che potrebbe essere uno psicologo, un terapeuta, qualcuno che vi viene in soccorso, anche un amico o un'amica, nel senso comunque una persona che ha fatto un certo tipo di percorso spirituale all'interno di sé che potrebbe venirvi in aiuto. A me dà più l'impressione che sia una persona che entra nella vostra vita, con la quale si potrebbe sviluppare questo 2 di coppe. Però ecco, fate attenzione perché se poi avete i 6 di bastoni sento che qualcuno si allontanerà da questo tipo di situazione o di relazione. O potrebbe anche essere che questo diavolo rappresenti un qualche tipo di tossicità che voi avete, che abbiate bisogno, appunto di lasciarvi indietro un qualche tipo magari di cattiva abitudine, piuttosto che di vizio, piuttosto potrebbe anche far riferimento alla rabbia e alla paura, eh. Mi parla comunque in generale di qualche energia un po' incastrata, di vibrazioni un po' basse che non fa bene fondamentalmente, okay, che vi crea dubbi, vi crea Ehm, è come se dovesse scegliere per certi versi da che parte andare. Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine, vediamo che cosa hanno da dirvi. Oh, wow, queste no perché sono troppe, prendiamo okay, questa qui che si è girata anche. Allora, discernimento, quindi cercate di capire che cosa è vostro e che cosa è degli altri, che quali sono le vostre idee e quali sono le idee degli altri. L'appeso vi dà la possibilità in questo momento di stasi di fare un reset di tutte quelle che sono le vostre credenze, se vogliamo, no, nel senso che è giusto capire che cosa è vostro, cosa vi serve ancora e cosa invece non vi serve e potete lasciare andare. Poi qui abbiamo appagamento e qui sento che è proprio quello, no, il fatto di capire e
di capire sì, quali sono i vostri obiettivi e rimanere, diciamo così, appagati con quelli che potrebbero essere i vostri obiettivi. Per certi versi parla anche del fatto che, ehm, diciamo così, dovreste riuscire a trovare quello che è l'appagamento nella situazione attuale che avete. Poi abbiamo autenticità. Ecco, questa è una carta molto importante, avendo soprattutto il diavolo, perché il diavolo fa riferimento anche alle, se vogliamo, autobugie che un po' ci si racconta, no, anche la giustizia fa riferimento alle cose nascoste. Quindi l'autenticità nei confronti di se stessi va un po' di pari passo, scusate, con il discernimento. Una volta che capite che cosa sono, quali idee sono vostre, quali sensazioni, quali emozioni sono vostre, riuscite ad essere anche più autentici nei confronti sia di voi stessi, ma anche degli altri. Mh? Bene cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.